Oggi parliamo di un evento che si è verificato esattamente 80 anni fa. Un evento catastrofico, devastante, ma non è un disastro naturale. Semmai è un qualcosa provocato dall'uomo, con un obiettivo preciso: spargere il terrore. Non è esattamente una storia di terrorismo tout court. Potrebbe essere definito un terrorismo di guerra all'interno di un conflitto, spaventare la popolazione, indurla a scappare, a ingolfare le strade, a rallentare l'afflusso di truppe, in modo tale da facilitare la sconfitta di una nazione. È una tecnica terrificante, quella del bombardamento strategico finalizzato alla distruzione delle città e al terrorismo di massa. È una tecnica che per fortuna non viene più utilizzata. È una tecnica che ha ridotto in cenere interi centri abitati. Ecco, oggi parleremo proprio di questo, di questa minaccia che arriva dal cielo, di questi stormi di bombardieri che appaiono all'orizzonte e a ondate generano una vera tempesta di fuoco. Ma prima di addentrarci nell'argomento, a proposito di minacce, questa di cui vi parlo non arriva dal cielo, ma rischia di arrivare attraverso le vostre reti internet, che sono molto utili per navigare, ma possono riservare anche delle brutte sorprese. Noi di Dentro la Storia, per metterci al sicuro da tutto ciò, abbiamo scelto da molto tempo NordVPN come partner strategico, perché ci consente di navigare un po' in tutto il globo, anche accedendo a documenti e a contenuti che a volte sono bloccati nel nostro paese, in tutta sicurezza grazie alla sua Threat Protection Pro. Ma non finisce qui, perché NordVPN tra non molto festeggia il suo compleanno e allora fa a tutti voi un grandissimo regalo. Infatti chi sottoscriverà i piani biennali entro il prossimo 19 marzo 2025, mi raccomando, ebbene avrà un regalo ulteriore: 6 mesi extra, cioè pagherà 24 mesi per avere una protezione di 34 mesi. Però fate attenzione, questa è un'offerta limitata. Parlavamo di una minaccia che arriva dal cielo, parlavamo di stormi di bombardieri in arrivo, parlavamo del terrorismo bellico. Ma per capire cosa sia stato il bombardamento di Dresda, forse è bene partire da un libro, che non è un libro storico. Fate bene attenzione. È un libro scritto da un americano, uno scrittore americano, scritto in un anno molto particolare, il 1969, nel periodo di massimo fervore della cosiddetta fantascienza sociale. Immaginate, in quegli anni negli Stati Uniti escono degli autentici capolavori, seppur inizialmente di nicchia. I libri di Saul Bellow, di Susan Sontag sono molto letti, ma escono in rapida successione. Prima Do Androids Dream of Electric Ships di Philip K. Dick, da cui verrà tratto molti anni dopo Blade Runner, e poi Slaughterhouse No. 5, Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut Jr. Perché è importante questo libro? Perché Kurt Vonnegut Jr. era a Dresda in quei giorni del 1945, tra il 13 e il 15 febbraio esattamente di quell'anno. Non era lì in visita di piacere, era un prigioniero di guerra. Lui da giovane si era arruolato volontario nello US Army per combattere contro i regimi totalitaristi e si era ritrovato in fanteria come esploratore, catturato nel corso dell'offensiva delle Ardenne, un argomento che abbiamo già trattato, lo trovate nel canale con video apposito. Kurt Vonnegut Jr. si era ritrovato prigioniero delle forze tedesche, mandato a Dresda in un campo di prigionia e di lavoro per soldati alleati catturati. Ebbene, a Dresda Kurt Vonnegut Jr. aveva assistito da spettatore a quel terrificante bombardamento. Lui e alcuni dei suoi commilitoni prigionieri si erano salvati perché si erano rifugiati in una grotta sottostante il mattatoio cittadino. Quella grotta adibita a rifugio antiaereo li aveva salvati da quell'esperienza scioccante. Dopo aver visto la città incenerita, le strade spazzate via, i palazzi ridotti a scheletri, gli abitanti, o meglio i sopravvissuti, vagare come dei morti viventi, come degli zombie, urlando per il fosforo sulla pelle. Kurt Vonnegut Jr. aveva ricavato quel romanzo di fantascienza, Slaughterhouse No. 5, in cui il protagonista, il soldato Billy Pilgrim, è un po' una trasposizione dello stesso Vonnegut e dell'orrore cui era stato costretto ad assistere. Leggetelo, quel libro. Certo, ha anche altri contenuti al suo interno, è un libro comunque di fantascienza, ma l'esperienza del soldato Billy Pilgrim, alias Kurt Vonnegut Jr., è centrale. È centrale per capire l'atmosfera di Dresda in quelle 48 ore infernali. Dresda, almeno fino all'autunno del 1944, era stata risparmiata dai grandi bombardamenti che avevano già colpito molte città tedesche. Pensiamo ad Amburgo, a Brema, che era stata coinvolta in una vera e propria tempesta di fuoco, Stoccarda, Francoforte,
Norimberga. Dresda era ancora al di fuori del raggio d'azione dei bombardieri strategici, almeno fino all'autunno del 44. Ma col ridursi delle proporzioni dei fronti di guerra, con l'avvicinamento sugli opposti lati dell'Armata Rossa a est e degli anglo-americani a ovest, i raggi d'azione erano diventati sempre più ampi per quei bombardieri. Perché Dresda? Perché andare a colpire Dresda? Il piano per colpire la città in realtà non era nuovo, era un qualcosa già utilizzato in precedenza per Berlino e per altre città. Erano noti quei piani come Operation Thunderclap, un piano di intervento studiato da un uomo, il maresciallo dell'aria Arthur Harris, per tutti bomber, non certo per il fisico, quanto proprio per la sua specialità, studiare piani per i bombardieri. Bomber Harris era diventato una celebrità all'interno della RAF. Il suo Bomber Command aveva studiato nei minimi dettagli le nuove tecniche per creare appunto le tempeste di fuoco, un mix di esplosivi e bombe incendiarie che avrebbero creato, oltre all'effetto inizialmente devastante, un turbinio di vento tale da propagare le fiamme, facendole salire verso il cielo, devastando qualunque cosa. Arthur Harris era il teorico, sin dal 1942, del colpire la popolazione civile. Questo per distruggerne il morale, costringere i civili ad avere una percezione pesante, diretta della guerra, soprattutto in senso negativo, e colpire anche le industrie, quindi le retrovie, quindi le catene di approvvigionamento dell'esercito nemico. Dal 1942 in avanti, la teoria di Bomber Harris aveva fatto bingo, aveva centrato l'obiettivo, aveva fatto breccia nei comandi strategici alleati. Certo, Bomber Harris non era stato né l'unico né il primo. Pensiamo ai bombardamenti tedeschi su Coventry, in Inghilterra, a quel verbo coventrieren, coventrizzare, coniato per l'occasione. Coventrizzare vuol dire una cosa sola: radere al suolo, distruggere qualunque cosa, non lasciare niente in piedi. Se Coventry era stata rasa al suolo, gli alleati avevano deciso di fare altrettanto con le città tedesche. I bombardamenti a tappeto sarebbero stati una tecnica affinata nel tempo dagli alleati fino a diventare sostanzialmente perfetta, e lo si vede tra il 13 e il 15 febbraio del 1945. Ma torniamo a quella domanda: perché colpire Dresda? Semplice. Nell'inverno tra il 1944 e il 1945 l'Armata Rossa si prepara a sfondare le ultime linee difensive a est. Si avvicina sempre di più. L'offensiva delle Ardenne, di cui abbiamo già parlato, aveva per il momento rallentato l'avanzata alleata da ovest. Serviva a dare una poderosa spallata a una zona industriale della Germania che sarebbe stata investita di lì a poco proprio dall'attacco alleato da est e da ovest. Quindi Dresda, una zona fino a quel momento pacifica, ricca di industrie, ricca di purtroppo anche campi di lavoro per internati e per prigionieri civili. Dresda era diventato un obiettivo da colpire in maniera massiccia. La prima ondata, che arriva verso la sera del 13 febbraio del 1945, è costituita da oltre 800 aerei tra inglesi e americani. Gli americani sono soprattutto di scorta. Il primo bombardamento è già molto pesante. Arrivano sulla città 1500 tonnellate di bombe esplosive e 1200 tonnellate di bombe incendiarie. Già questo basterebbe a distruggere tutto. Dresda, che è una città bellissima, è un esempio del barocco, diventa un falò che si alimenta sempre di più. Le luci della sera, quel rosso del tramonto, viene sovrastato dal rosso del fuoco che si sviluppa potente, sale dagli edifici verso il cielo e poi ricade. Le sirene dell'antiaereo risuonano in città. Tutti si rifugiano nei rifugi antiaerei, ma solo pochi di questi rifugi reggono al bombardamento. Uno di questi è il rifugio nella grotta del mattatoio cittadino, dove ci sono Kurt Vonnegut Jr. e i suoi compagni di sventura. Ma non è finita lì. Se la città brucia per tutta la notte, il giorno dopo, in tarda mattinata, arrivano gli americani. 4 raid consecutivi. Questa volta tocca i B-17. Scaricano altri 1250 tonnellate di bombe. Provate a fare i conti. Quanti siamo? Siamo già a oltre 3000 tonnellate. In città gli edifici che erano rimasti ancora in piedi iniziano a crollare sotto il peso degli esplosivi, ma anche del fuoco e delle bombe al fosforo. È una scena apocalittica. In confronto, l'inferno dantesco sembra un'opera per bambini. Dresda è davvero l'inferno sulla terra. Sentire la massa di bombardieri in arrivo, questo rumore
sordo dei motori che si avvicinano sempre più, e poi il sibilo, il fischio delle bombe in caduta, e a ogni caduta un'esplosione. Le esplosioni che si avvicinano, sorde, costanti, potenti, gli edifici che crollano, il crepitio del legno che viene bruciato, le urla. È ciò che si risente per tutta la giornata del 14 febbraio, un giorno di San Valentino, che a Dresda non verrà più dimenticato, ma non è ancora finita. Dresda sta ancora bruciando, quando la mattina successiva, il 15 febbraio, arriva l'ultima ondata. Altri 200 bombardieri, tutti americani, scaricano altre 1100 tonnellate di bombe. Il centro storico di Dresda non esiste più. Ciò che resta, dopo quei plurimi passaggi di bombardieri, sono scheletri anneriti, qualche piccola parte di vecchi edifici, come la Frauenkirche, di cui rimane esclusivamente un'abside. Gli edifici residenziali ormai non esistono più. Chi è sopravvissuto al bombardamento si aggira per le strade con lo sguardo fisso nel vuoto. Sono pochi quelli che sono sopravvissuti indenni al bombardamento. Altri emergono anneriti, dalle loro orecchie fuoriesce il sangue. Sono stati assordati dalle bombe. Altri ancora hanno le particelle di fosforo sulla pelle che gli sta bruciando lentamente, vivi, urlano, chiedono aiuto, per poi accasciarsi al suolo, morti o destinati semplicemente a morire. Il computo delle vittime a Dresda è spaventoso. Non si riuscirà mai ad avere una cifra perfetta, sicura, ma si parla insistentemente fra le 25.000 e le 40.000 vittime, tutte civili. Dresda diventa il simbolo della distruzione totale della Germania. Perché? Perché un'ennesima tempesta di fuoco? Perché alimentare quel vento caldo che con le bombe incendiarie diventa sempre più forte, con la temperatura che si innalza, con i vecchi edifici in legno che non fanno altro che alimentare quel fuoco infernale. Perché? Va detto che anche alcuni equipaggi dei bombardieri si rendono conto di quel disastro e al rientro, facendo rapporto, descrivono scene apocalittiche, viste da un'altezza molto superiore, quindi figuratevi cosa potesse essere al suolo. Bisognerà attendere Hiroshima e Nagasaki per vedere qualcosa di peggio. Dresda, tra l'altro, riceverà un nuovo bombardamento il 2 marzo e poi ancora il 17 aprile, come se non fosse bastato. Perché? Perché Dresda era uno snodo ferroviario, perché Dresda era un luogo in cui si producevano armi, perché Dresda era sulla rotta dell'Armata Rossa destinata a conquistare la parte orientale della Germania, un punto focale. Le reazioni al bombardamento di Dresda sono state contrastanti. Pensate che la stessa Germania, pur agonizzante, avendo mantenuto in piedi la propria macchina propagandistica, utilizzò il bombardamento di Dresda per denunciare al mondo il terrorismo inglese, perché d'altronde quando non si combatte sui campi di battaglia, non si combatte tra soldati, ma si prende di mira una città inerme con dei civili, non si può parlare d'altro che di bombardamento terroristico. Lo stesso bomber Harris finì al centro del ciclone mediatico ed Harris venne difeso dagli inglesi, anche se lo stesso Churchill avrebbe fatto molta fatica a giustificare prima e poi ad ammettere, ovviamente in un secondo momento, di aver esagerato. Dopo Dresda, Churchill chiese in maniera molto blanda e non ufficiale di rivedere il programma dei bombardamenti sulle città tedesche. Tutti quanti si erano accorti che a Dresda era stato toccato l'apice dei bombardamenti strategici in Europa, nonostante la pubblicistica militare fosse piena ormai da decenni di scritti e studi relativi all'utilizzo di bombardieri strategici anche sulla popolazione. Pensate a un italiano, l'ufficiale Giulio Douhet, uno dei primi teorici dell'utilizzo dei bombardieri. Ebbene, si ebbe la percezione che a Dresda si era raggiunto, se non superato, un limite. Secondo un esperto di storia, il capitano inglese Liddell Hart, l'idea di utilizzare questa sorta di terrorismo aereo o bombardamento terroristico era più che una necessità bellica, un tentativo di compiacere l'Armata Rossa, dimostrando che gli alleati potevano restituire alla Germania molte più devastazioni di quanto la Germania stessa avesse compiuto su altri terreni da battaglia. Liddell Hart avrebbe scritto: la città di Dresda venne sottoposta, col deliberato intento di far strage della popolazione civile, a un micidiale attacco sferrato contro i quartieri del centro, più che contro gli stabilimenti e le linee ferroviarie. Non si voleva, in realtà, distruggere proprio le fabbriche, si voleva proprio colpire la popolazione, costringerla a scappare, a intasare le strade, a chiedere la fine della guerra, a opporsi, non si sa come, al brutale regime nazista. Dresda era
qualcosa di simbolico, ma anche qualcosa di terribilmente, assolutamente, insensibilmente crudele. Il nome di Dresda è rimasto scritto negli annali storici per quel bombardamento, per la difficile ricostruzione, ma anche per un aspetto meritorio, per la decisione manifestata parecchi anni dopo, quando già la Germania era divisa in due, tagliata dalle logiche di Yalta, dalla nascita della DDR. Dresda aveva deciso di proporre un gemellaggio. A chi? A Coventry. Sì, esatto, a quella città inglese che era stata coventrizzata, ridotta a cenere, rasa al suolo. Le due città simbolo di un modo di condurre la guerra nuovo e spietato, un modo che non teneva conto della delicatezza di solito usata verso i civili e della estraneità degli stessi civili alla guerra. Quelle due città avevano deciso di incontrarsi, di analizzare assieme il passato e quel gemellaggio, il fatto che fosse nato in un clima di guerra fredda nel 1956, fu forse il primo serio, vero tentativo di ridiscutere le follie di un conflitto. Quando molti anni dopo, nel 2004, con la Germania compiutamente riunita, la regina Elisabetta d'Inghilterra, Elisabetta II, visitò Dresda, chiese che un concerto a Berlino venisse organizzato e patrocinato per finanziare la ricostruzione ancora in corso di Dresda. Questo per stimolare non solo la coscienza civica nei confronti di un'opera meritoria, cioè la preservazione di un valore culturale e architettonico come quello dell'antica città, quanto piuttosto per affratellare due popoli che per un certo periodo erano stati molto vicini, tedeschi e inglesi. Avevano avuto addirittura dei sovrani imparentati tra loro. Pensate a Giorgio V del Regno Unito, che era cugino di primo grado di Guglielmo II e che erano stati separati da cosa? Dai loro governanti, dalla volontà di guerreggiare, dalle tristezze, dai lutti e infine proprio da quei bombardamenti terrificanti. Pensate che solo il 30 ottobre del 2005 la Frauenkirche di Dresda, uno dei simboli prima dell'architettura barocca della città, poi della sua distruzione, è stata completata nella sua ricostruzione e riconsacrata. Sono corsi 60 anni per chiudere la ferita di Dresda. Adesso ne sono passati 80 da quel bombardamento terrificante, da quei 3 giorni d'inferno. E cosa resta dietro di noi? Resta la memoria e resta quel libro di Kurt Vonnegut Jr. da leggere, da rileggere, da capire, da interiorizzare. In quelle pagine, attraverso lo sguardo disincantato di Billy Pilgrim, che può essere definito come un Forrest Gump della seconda guerra mondiale, si capisce davvero cosa sia l'orrore di una guerra moderna, una guerra che non tiene conto dei sentimenti e ancor meno delle antiche leggi di battaglia, secondo cui vecchi, donne e bambini non si toccano, le città vanno preservate ed esiste comunque un codice di combattimento, tutto dimenticato, tutto archiviato in nome della vittoria ad ogni costo. E in questo caso non conta guardare chi abbia vinto alla fine o chi avesse ragione nel combattere. Conta il fatto che quando si colpiscono le città inermi, e non per sbaglio, per piena volontà, lo si fa per uno scopo preciso, per terrorizzare. E allora sì, hanno ragione i critici, gli storici che parlano di terrorismo aereo, di bombardamento terroristico, di condotta di guerra terroristica. In questo caso non si può trincerarsi o nascondersi dietro la foglia di fico o il piccolo dito delle ragioni belliche. No, signori, in questo caso è solo terrorismo, è volontà di spaventare, di uccidere, di terrorizzare, di creare scompiglio. Ma no, non si può chiamare guerra, si può chiamare in tanti altri modi. E il fatto che la specie umana, in alcuni casi, non abbia ancora compreso ciò o dimostri di non averlo compreso. Ecco, forse questa è la tragedia più grande. Forse tanti strateghi, tanti generali e anche molti politici non hanno imparato le lezioni di Coventry e di Dresda. Meriterebbero di tornare, se esistesse una macchina del tempo, in quei giorni, in quelle città, per vedere cosa era rimasto, per parlare con chi era sopravvissuto. Allora forse, davvero, forse, capirebbero che certe condotte andrebbero bandite per sempre. Avete notato le novità del 2025 del nostro canale, del podcast, soprattutto il sito ufficiale di Dentro la Storia che è stato lanciato poche settimane fa, al cui interno trovate i nostri articoli, i nostri video, i nostri approfondimenti, il nostro merchandising e soprattutto
La nostra newsletter è un servizio nuovo, esclusivo, gratuito, che è fruibile a tutti voi. È sufficiente semplicemente registrarsi tramite la propria email e lo riceverete una volta al mese con tanti contenuti. Pensate, nella newsletter trovate le nostre storie, trovate i nostri editoriali, trovate i nostri consigli per le letture, per le serie televisive, per i film, trovate la timeline del mese. Insomma, cosa aspettate? Andate a scoprire la nostra newsletter.